cos'è la destra, cos'è la sinistra. È stato istituito un tavolo tecnico al Comune di Poggio di confronto su questo argomento tra il comitato cittadino. Rossana Arcolini ha fatto parte di questo tavolo tecnico. Stamattina sui giornali c'era la notizia che i risultati di questo tavolo tecnico, che se non mi sbaglio esistono già, sono stati redatti a fine ottobre, non sono ancora stati pubblicati sull'impianto che vorrebbe essere costruito qui, darà luogo ad una terza discarica, che è quella appunto delle scene di oggi. Quando ho visto questa foto dall'Inghilterra ho avuto un'immagine immediatamente chiara di quello che potrebbe essere una terza discarica di Scene, quando sappiamo che a circa 600 metri forse ci sono le prime case abitate, o circa 1 chilometro le prime case abitate di Gello. Comunque queste sono considerazioni che ognuno farà andandosi a leggere il tavolo tecnico di confronto, che è uno strumento straordinario dove si vede le due parti che dialogano, che si contrappongono, che discutono su un argomento. Ripeto, oggi l'argomento è il dialogo su queste cose. E io accoglierei con un grande applauso Alice Ballance. Okay, so my name is Alice Ballance. As you know, I'm from Scotland. I did travel here by train, because that's the greener way, the low carbon way. So I now have a very low carbon footprint, but it took me 25 hours to get here, so I'm very tired. Si chiama Alice Ballance, viene dalla Scozia e appunto è venuta con il treno appunto per essere coerente con le sue idee di membro del partito dei Verdi scozzese. Ci sono volute ben 25 ore per arrivare qui in treno. So I'm a member of the Scottish Green Party, and in fact I'm also the Scottish Parliament candidate for the elections coming up in May, so fingers crossed that I get elected. Incrociate le dita per me che mi sto candidando per le elezioni al Parlamento scozzese e che avverranno in maggio, quindi si candida per il partito dei Verdi. As part of being green, I'm also an anti-incinerator campaigner, and this has really come about in a big way for me, because in 2004 I moved from Edinburgh to a small town near Dumfries, and discovered that there in Dumfries there was an incineration policy starting. Quindi la sua campagna contro l'incenerimento fa parte, quindi è anche conseguenza del suo essere membro del Partito dei Verdi, e la riguarda anche personalmente perché nel 2004 si è trasferita da Edimburgo a una città vicino Dumfries, dove ha scoperto che si trovava appunto il progetto di incenerimento che è ad oggi in atto. That's right. So what happened in 2003 was we got a plant called a mechanical biological treatment plant, which collects all waste together without separating it and mushes it all up. Nel 2003, quindi un anno prima che lei si trasferisse, era stato costruito a Dumfries un impianto meccanico biologico che tratta i rifiuti mescolandoli, diciamo, tutti insieme e compattandoli in qualche modo. And then sends it for burning, for incineration. And what I'm going to ask today is, why in Scotland would you have incineration? Why in Italy? Why on earth would you have incineration? E queste balle di rifiuti che venivano diciamo vengono tutte preparate da questa azienda, venivano poi mandate in Galles, se non mi sbaglio, in Wales. They were sent in Wales to be burned in 2003, right? Yeah, they're put in blocks, made into blocks. Sì, quindi in blocchi di rifiuti che inizialmente venivano mandati in Galles per essere bruciati. Quindi lei adesso si chiede perché l'incenerimento, perché in Galles, è arrivato a chiedersi perché incenerire i rifiuti in generale nel mondo. Because really the situation that we're in, that we are all in, we're all in the same boat, and it's as if there's a storm coming, a big storm coming, and that storm is climate chaos. Some people say climate change, but you can also say climate chaos because it's very unpredictable.
siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo fronteggiare molti problemi, andiamo incontro a quello che è un caos climatico, molti lo chiamano un cambiamento climatico, in realtà possiamo chiamarlo un vero e proprio caos del clima. And of course the reason for this chaos is pollution, and pollution is particularly in areas of the greenhouse gases. So in terms of methane and also particularly in terms of carbon dioxide, CO2, is where we're getting this problem with climate chaos. And the 5 big areas of concern that we need to look at are energy, transport, purchasing, food and waste. So waste is the big one that we're looking at today. E il caos climatico è naturalmente dovuto in maniera principale all'inquinamento, quindi alle emissioni di CO2 e anche a molte altre cose che abbiamo preso in esame. Ci sono 5 aree tematiche che quindi riguardano tutti questi problemi e quindi i cambiamenti, le problematiche legate al clima, ma in particolar modo oggi ci stiamo occupando dei rifiuti. So it's a huge problem, climate change, and waste in particular we're looking at. It's absolutely urgent. Some people are saying that yes, we have to take strong action now, but there is still time. So the Stern review, this was Nicholas Stern, who was the former chief economist of the World Bank, so he's no green hippie, and he says that there is still time to avoid the worst impacts of climate change if we take strong actions now. Ultimately, stabilisation requires that annual emissions be brought down to more than 80% below current levels. So absolutely urgent, we must take action now. Nicholas Stern, che è un economista, if you could just go back just for 1 second, I will translate the quotation. Okay. Che appunto dice che dobbiamo prendere dei provvedimenti adesso che siamo ancora in tempo, c'è ancora tempo per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico se prendiamo azioni adesso. Recentemente la stabilizzazione richiede che le emissioni annuali siano ridotte dell'80% i livelli correnti attuali. So really what I'm going to talk about today is in dealing with this huge problem of waste, how we get from the idea of waste to zero waste. Now waste, if we think about waste, really what we're talking about is used stuff. So the idea behind that is that it's useless, all that used stuff is somehow becomes then useless, whereas with zero waste, everything is useful. Even though it's been used, it's still useful. And in talking about incineration, the point is it's as wasteful as it gets. Parlando di rifiuti parliamo naturalmente di cose che sono diventate in qualche modo inutili, quindi in quanto tali rifiuti. L'incenerimento è ciò che in realtà è per definizione quasi qualcosa che è veramente inutile. So what's happened where I live, where we have unfortunately an incineration policy in my region is, as I said to you, it started back in 2003, just before I moved to the region. The local council, the regional council, entered into a contract with a plant, an Ecodeco plant, so I think that's an Italian company, Ecodeco. And they came to Dumfries and they built this big plant, which is the one that mushes up all the waste, everything mixed in together, plastics, paper, metals, everything, mixed into fuel blocks. It's refuse-derived fuel, it's called. And originally, at the beginning, these blocks were being taken all the way down to Wales, so hundreds and hundreds of kilometres, to be burnt down there in cement kilns. Quindi, come diceva prima, nel 2003, un anno prima che lei si trasferisse, la Ecodeco, che si pensa sia una società italiana, firma questo contratto di 25 anni con il governo locale di Dumfries, di cui Dumfries fa parte, per impiantare appunto questa azienda che compatta i rifiuti e forma questi blocchi di combustibile che inizialmente venivano mandati in Galles per l'incenerimento.